Ciao a tutti, proseguiamo con le lettere dell'alfabeto, come dico sempre le alternerò con altri lavori per prendermi il tempo di montare i video perché in realtà ho già realizzato tutte le lettere, vi chiedo solo un po' di pazienza. L'alfabeto è stato pensato per essere attaccato alla porta della camera dei bambini mettendo dietro semplicemente dello scotch biadesivo. Se vi viene qualche altra idea per attaccarlo scrivetemelo nei commenti. Vi do un'altra idea, per esempio una singola lettera può essere utilizzata come portachiavi. Fatemi sapere se ne avete fatto usi diversi da quelli che vi ho detto io. Ogni lettera è alta 12 cm con 32 punti lavorati e larga 8 cm con 22 punti lavorati. Quindi calcolando che la porta di una camera è di 80 cm, 9 lettere ci entrano benissimo. Poi, se nel nome c'è la lettera I, si può arrivare anche a 10. Naturalmente, per nomi doppi dovete dividerli in due. Per questo lavoro ho utilizzato un filo di cotone e un uncinetto da 2 mm. Anche in questo caso credo di avervi detto tutto, quindi andiamo a vedere come realizzare la lettera Y. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto. E nella riga 1 vado a fare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dalla riga 2 alla riga 16, quindi per 15 righe, faccio una catenella, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e proseguo facendo 6 maglie basse. Nella riga 17 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, una e 2, proseguo con 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e concludo con un aumento. 1 e 2. Nella riga 18 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nella riga 19 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con un aumento, proseguo con 6 maglie basse e concludo con un aumento. Nella riga 20 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 10 maglie basse. Nella riga 21 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 8 maglie basse e concludo con un aumento. Nella riga 22 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 12 maglie basse.
Ora vado a fare la prima stanghetta della Y. Quindi nella riga 23 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, proseguo con 3 maglie basse, 1, 2, 3 e concludo con una riduzione. Entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto successivo, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. Nella riga 24 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 6 maglie basse. Nella riga 25 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 3 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 26 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 6 maglie basse. Nella riga 27 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con un aumento, proseguo con 3 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 28 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. Nella riga 29 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con un aumento, proseguo con 3 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 30 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. Nella riga 31 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 3 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 32, che è l'ultima, faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. Ora nell'altra stanghetta che compone la Y devo andare a ripetere lo stesso schema che ho fatto per la prima. Quindi faccio un cappietto, entro con l'uncinetto nel primo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella e inizio con la riga 23, quindi vado a fare un aumento, entro di nuovo nel primo punto, faccio un'altra maglia bassa, vado a fare 3 maglie basse, 1, 2, 3 e ora concludo con una riduzione. Praticamente dalla riga 23 alla riga 32 vado a copiare identico il procedimento che ho fatto per l'altra stanghetta. Ve lo scrivo qui, così almeno non dovrete tornare indietro con il video per vedere qual era il procedimento. Terminata, io ne ho già fatta un'altra, le vado a fissare insieme con dei marcatori e poi vado a fare un giro di maglie basse. Le codine, mano a mano che faccio il giro di maglie basse, le vado a nascondere all'interno insieme all'imbottitura. Quindi faccio un cappietto,
Entro nel primo punto della prima lettera ed esco nel primo punto della seconda lettera, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e vado a fare la prima maglia bassa. Proseguo facendo un giro di maglie basse. Arrivata all'angolo che piega verso l'esterno, per creare la curvatura vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto. 1, 2, 3 e proseguo. Nascondo le codine all'interno del lavoro e proseguo. Quando incontro gli angoli che vanno verso l'interno faccio una maglia bassa e proseguo. Quando arrivo invece a questi angoli, in questo faccio 3 maglie basse e proseguo. All'interno di questo, che forma un angolo molto più ampio, vado a fare 4 maglie basse nello stesso punto e proseguo. Terminato il giro, vado a fare una maglia bassissima nel primo punto lavorato e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!